parliamo un po' di attualità, visto che ti hanno fatto, immagino, un sacco di domande. Sei appena tornata dal raduno di Ramsau, fortunatamente c'era neve, c'era sul ghiacciaio, e faccio una domanda già tosta, cioè hai avuto modo di provare con rossignoli materiali che sono stati forse uno dei punti deboli della tua passata stagione? No, beh, sicuramente abbiamo fatto dei sci test che sono andata molto bene, hanno sviluppato un nuovo sci con cui mi trovo molto bene, e poi dipende ovviamente sempre dalle condizioni, ogni marca da sci ha delle condizioni dove va benissimo e dove va meno bene, no, rispetto agli altri, perché il livello è veramente altissimo. E niente, abbiamo sciato, è stato molto bello, siamo stati molto fortunati perché c'era tantissima neve, le piste erano perfette, e poi vediamo poi Coppa del Mondo. Sì, anche perché diciamo mancano l'ultimo raduno, che immagino sia a Suzhou. No, mancano ancora due. Due? Anterselva tra settimana prossima e poi Suzhou. Sì. Ok, a Suzhou farete, immagino, le gare, quelle prestagionali. Ok, mi ha fatto un po' specie il fatto che tu abbia detto voglio lottare per la classifica generale. Con i primi della classifica generale. Ah no, non hai detto questo. Perché? Cioè, non è che mi sento così forte per dire no, voglio vincere la classifica generale. Cioè. Ok, infatti diciamo sono le dichiarazioni che avevi fatto poi anche la passata stagione prima dei Giochi Olimpici. Però questa estate che ti ha visto primeggiare comunque ai mondiali estivi di Ruhpolding ti ha dato un po' più di sicurezza sulla tua salute e soprattutto rispetto a quella dell'avversario? No, anche perché l'estate non c'entra proprio niente con l'inverno, poi ci sono le nazioni che si sono preparati meglio, quelli meno bene, poi lo ski roll è sempre diverso, ci sono atleti che vanno più forti sugli ski roll, quelli che vanno più forti sugli sci, quindi ci sono secondo me non c'entra niente poi con proprio la gara, il Coppa del Mondo, dove devi lottare poi per i punti, dove sai che sei veramente sotto pressione perché devi veramente far vedere il vero biathlon, quindi è totalmente un'altra cosa secondo me. Okay. Nuove regole, mondiali senza punti, cambia qualcosa per te oppure è una cosa che può avvantaggiare, non so, ad esempio un'Elvira Uberi piuttosto che altre atlete? Beh, sicuramente se sei un atleta che riesce a fare più vittorie possibili sei sicuramente avvantaggiato. L'unico fatto che forse ho un po' un dubbio che non ci sono scatti per sai, i giorni che magari sei un po' malata e fisicamente dovresti riposare, perché come salute sarebbe meglio che invece di andare a fare ancora una gara, perché poi magari ti porti dietro più giorni, se hai un raffreddore, non lo so, io ho sempre praticamente corso quando stavo anche a metà, sì, nel senso, ammalata, un po' ammalata. Sì, però vediamo, magari c'è meno gente che salta le gare, sicuramente è positivo secondo me, perché non è che vai a preparare, poi ci saranno delle nazioni che salteranno le gare di Coppa del Mondo per poi preparare Oberhof, però probabilmente o hanno un super vantaggio per la Coppa del Mondo o sono talmente sicuri per vincere la Coppa del Mondo o non ne frega niente, quindi sono tre le opzioni, vediamo. Ok, ultima battuta invece su Anterselva, visto che hai avuto modo lo scorso anno comunque di gareggiare e vincere, però senza il pubblico, visto che poi sarà, diciamo, ospiterà i Giochi Olimpici del 2026, quanto sarebbe importante quest'anno avere i tuoi tifosi ad Anterselva prima di Oberhof? Beh, sicuramente credo che questa stagione sarà di nuovo normale, cioè nel senso ci sarà di nuovo il pubblico, almeno quello che ho sentito fino adesso, quindi è una bella cosa, anche perché il nostro sport, la cosa più bella è il pubblico, perché credo che pochi sport hanno il pubblico che abbiamo noi col biathlon, e regala quell'adrenalina un po' più, no? Soprattutto al poligono. Così ci abituiamo anche a Oberhof, perché lì è tosta come pubblico, cioè è bello. In bocca al lupo allora, grazie Doro.